Eccoci qui con con un altro piccolo video tutorial. Questa sera vi farò vedere come caricare un trattamento, come programmare tutta una serie di trattamenti in maniera automatica e per un certo periodo di tempo. E per fare questo utilizzeremo il bottone carica trattamento, e anche in italiano. Abbiamo qui due possibilità: possiamo creare un nuovo trattamento se non lo abbiamo ancora, o possiamo caricarne uno che abbiamo già utilizzato, già salvato. Adesso vi farò vedere entrambi. Iniziamo da un trattamento che ho già salvato altre volte. Ce l'ho nella mia cartella trattamenti. Eccolo qui, è un file .csv, cioè un file che potete utilizzare anche con Excel. Io consiglio di utilizzarlo qui per questioni di formattazione data, eccetera, a meno che non siete molto esperti, ma ad ogni modo qui riuscite a fare tutto. Ecco, io qui ho tutta una serie di trattamenti, vi spiego un pochino le colonne. Ogni riga è un trattamento, e oltre in ogni riga abbiamo una data inizio, abbiamo una data termine, quindi quando inizia un trattamento, una certa ora, data e ora, e quando termina. Questa è la data del testimone, e potete metterla o non metterla, è indifferente, nel senso che fa parte proprio dell'informazione del testimone. Questo è il nome del testimone. Questo stesso nome deve coincidere, se volete che l'immagine del testimone si affacci automaticamente, bisogna che coincida con l'immagine del testimone che avete caricato. Credo di avervi già fatto vedere questa cosa, se avanza tempo ve la farò rivedere. Ad ogni modo il nome deve essere uguale, possibilmente rispettando maiuscole e minuscole. Testimone artificiale ancora non è stato implementato, quindi potete mettere sì o no, non cambia nulla. Descrizione, questo è l'intento. Io qui ho messo patologia, è solo descrittivo ovviamente, è un intento. Quindi questa rata che volete inviare cosa deve trattare. Questa è la base, può essere 10 o 44. E poi bisogna ovviamente mettere le informazioni delle manopole. Base 10, la prima manopola è 0,100, quindi in genere per le malattie, per le patologie, e altrimenti si inizia direttamente dalla seconda manopola, e ogni manopola ha il suo valore. Laddove non c'è valore è 0, come vedete. Dopodiché abbiamo, se c'è, se è il caso, se non è una patologia, è un rimedio che volete inviare, c'è il tipo di dinamizzazione omeopatica, c'è il tipo di dinamizzazione, cioè ci sono varie scale di dinamizzazione, insomma ci sono quelle le più rappresentate, ci sono tutte, e questo lo vedete in genere qua. Qui vedete quelle che potete mettere. Torniamo al nostro file. Qui ne abbiamo tutti i knob, che sono le manopole, dinamizzazione, emissione. Questi sono i minuti. Quanti minuti deve durare l'emissione? E questo lo decidete ovviamente voi con il vostro sistema radiestesico. Quante volte va ripetuto in un giorno? Questo vuol dire che se 24 vuol dire che una volta ogni ora. Ok? Ops. In quale output? Il well non è altro che uno di questi 6 cerchi, che sarebbe l'output, quindi da 1 a 6. Poi l'intervallo, in questo caso 2 ogni ora, quindi in realtà saranno molti di più. Quindi viene ripetuto per 24 volte con intervallo di 2 ore.
Poi questi sono tutti indicativi, non sono dei trattamenti veri. E, ecco, qui ci sono le schedulazioni di test che ho messo. Ovviamente ho messo dei finti nomi, però delle immagini che hanno questo nome con delle finte date, perché questo è soltanto rappresentativo. E poi scaricare come vostro file di trattamento, così da ricaricare quando vi serve. Lo potete caricare come trattamento con il tasto Save. E, adesso proviamo a caricarlo, e però cambiamo l'orario, così vi faccio vedere come partono le schedulazioni. Adesso da me sono le 23:18, per fare prima mettiamo che sono le 23:20, così ho il tempo di farli tutti. Io adesso faccio così molto velocemente, ma è solo per farvi vedere come parte la schedulazione. Quindi qui ci saranno dei veri trattamenti, magari con date e ore completamente diversi. Ricordatevi che non vanno sovrapposti, cioè se c'è un trattamento non deve partire sullo stesso well allo stesso tempo, sullo stesso output allo stesso tempo. Non avrebbe molto senso, direi. E magari mettiamo 28, così abbiamo più tempo. Quindi fate voi la vostra valutazione dell'orario. I well, cosiddetti output, non devono assolutamente essere contemporanei. Ok? Ok, mettiamo così, la data, vabbè, è luglio, adesso chi se ne frega, va bene così, e questo è il nostro file di trattamento. Ok, adesso sono le 23:19, parte 20, faccio save. A questo punto c'è un motore all'interno che richiama le schedulazioni e cerca di capire che schedulazioni ci sono, fa una piccola elaborazione, dopodiché allora le presenta. Allora, un solo minuto, e nel frattempo vi faccio vedere che infatti ho cambiato leggermente la grafica, ho messo qualche icona in più, e così per renderlo un pochino più colorato, anche se io amo. Eccolo qui che è partito. Come vedete, cosa è successo? Impostato, adesso è selezionato il sesto well, vedete che c'è l'evidenziazione in verde. Con questa configurazione che avevo messo nel file, questo è il conto alla rovescia, questa è la potency che avevo settato, dinamizzazione, il tipo di scala di dinamizzazione. Se io cambio, come vedete, adesso qui avevo messo le stesse, però insomma in realtà cambia la configurazione. Io avevo fatto copia e incolla, quindi non sono stata furbissima, però in realtà il senso è questo. E vedete che qui cambia, comunque l'avevo almeno avuto il buon senso di cambiare quello lì. E questo finisce, e se noi andiamo a guardare schedulazioni, vediamo tutte le schedulazioni in corso e programmate, prossimi broadcast, le date e l'ora. Possiamo vedere per ogni well che tipo di schedulazione abbiamo, e quindi abbiamo un pochino il resoconto di quello che passerà, ovviamente lasciando la finestra aperta, lasciando tutto aperto. E quindi questo è. Dopodiché nel prossimo video adesso vi farò vedere anche come crearne uno nuovo. Adesso qui faccio stop broadcasting perché non ci interessa, poveretti, li sto trattando con ogni cosa. Adesso creiamo un file di schedulazione nuovo, andiamo sempre nel nostro load treatment, carica trattamento, facciamo nuovo, e siamo a giugno, siamo al 13 giugno, non vogliamo farlo partire adesso, e sono le 23:22, io dormo poco, mettiamo i 23, adesso ne facciamo partire solo uno per ristrettezza, la chiamiamo Carla, perché abbiamo già un'immagine così, guarigione,
caso, base 10, il primo nodo voglio mettere 60 e voilà, e questo adesso partirà. Qui metto 6, non c'entra niente perché è una malattia, però insomma, sto facendo a caso, e quindi salva. Ed ecco qui che è partito all'orario, e ne avevamo messo solo uno di record, potete aggiungerne quanti ne volete, e quindi ecco, questa è la schedulazione. Ovviamente, come dicevo, potete fare il download di questo file di trattamento, lo chiamate come volete chiamarlo, lo salvate nella cartella dei trattamenti che utilizzate di solito e gli date un nome, che ne so, ehm, trattamenti, e non ho molta fantasia, così lo chiamate come volete. Adesso nella mia cartella, che è questa, ok, ah no, non sovrascrivo, trattamenti 2, perfetto. E quindi se andiamo a vedere adesso il file dei trattamenti, che dovrei avere qui, si spera, sì. Questo file si apre con un Notepad, con un programma di file di testo, ve lo faccio un po' più piccolo, e potete editarlo. Adesso ho 100.000 cose aperte, è un po' complicato farvelo vedere, però io non faccio testo quando lavoro, quindi la prima riga sono le intestazioni divisi da virgole, e ogni colonna è divisa da una virgola, quindi fate molta attenzione, la virgola è importante perché dà appunto la separazione delle colonne. Quindi la data deve essere formata così: anno, mese, giorno, e all'americana. E dovrebbe funzionare anche l'italiana, però io vi consiglio di farlo così perché sennò poi vi confondete. E quindi ogni colonna ha una virgola. Azzardarsi a farlo a mano, mi raccomando, ricordate che ci sono le virgole, vanno rispettate, tranne l'ultima. L'intestazione va messa sempre, non saltate le righe, non lasciate spazi perché altrimenti non funziona. E ovviamente solo per gli esperti. Per chi non è esperto, meglio utilizzare ovviamente questo, così non vi perdete. Per quanto riguarda la schedulazione dei trattamenti, è tutto.
e al limite qui sta finendo, sono 2 minuti e 35, dopodiché scomparirà tutto, si resetterà tutto, scomparirà la configurazione del well,